La guida completa alla sopravvivenza nucleare. Speriamo non accada mai, ma è essenziale essere pronti. Esploreremo come prepararci a un'eventuale guerra nucleare, dalle basi della sopravvivenza alle tecniche avanzate per proteggere voi stessi e i vostri cari. Un argomento che speriamo non diventi mai realtà, ma a cui è saggio pensare, proprio come si fa con un'assicurazione. Non si spera mai di doverla usare, ma è rassicurante sapere di averla. Non ci si aspetta mai che la casa prenda fuoco, ma si è preparati nel caso succeda. In questo primo episodio ci concentreremo sul primo passo per proteggere voi stessi e le vostre famiglie, capire il rischio. Analizzeremo le zone a rischio, le probabilità di un attacco e come queste informazioni possono aiutarvi a pianificare meglio. Viviamo in tempi incerti, diciamolo, e la minaccia nucleare, per quanto remota, non può essere completamente ignorata. È importante essere informati e preparati, perché la conoscenza è il primo passo verso la sicurezza. Immaginate, state facendo la spesa al mercato, quando all'improvviso un suono assordante squarcia l'aria. Un allarme, diverso da quello della vostra auto, diverso da qualsiasi cosa abbiate mai sentito. La gente intorno a voi si ferma, guarda in alto, cercando di capire cosa stia succedendo. Questo suono non è solo un fastidio, è un avvertimento. Un allarme che potrebbe significare molte cose, ma una cosa è certa: non è un buon segno. Potrebbe essere un avviso di un attacco imminente, un disastro naturale o qualcosa di altrettanto grave. La vostra mente corre veloce, cercando di ricordare cosa fare in queste situazioni. O magari state guardando un programma TV e all'improvviso parte un'edizione straordinaria del TG. Un attacco nucleare è in corso. Le immagini sullo schermo mostrano il caos, la confusione e la paura. Le notizie sono frammentarie, ma il messaggio è chiaro. Bisogna agire subito. Cosa fate? Il panico è il vostro peggior nemico. Il cuore batte forte, le mani sudano. Ma è proprio in questi momenti che la lucidità diventa fondamentale. La capacità di mantenere la calma e di agire con prontezza può fare la differenza tra la vita e la morte. La lucidità, la capacità di agire con prontezza, ecco cosa vi permetterà di aumentare le vostre possibilità di sopravvivenza. Non è solo una questione di coraggio, ma di preparazione. Sapere cosa fare, avere un piano e seguirlo senza esitazione. Il primo passo è imparare a riconoscere i segnali di un'imminente esplosione. Questi segnali possono essere sottili o evidenti, ma è essenziale saperli identificare rapidamente. Un lampo di luce intensa, un'onda d'urto o un improvviso aumento della temperatura possono essere indicazioni di un'esplosione nucleare. Gli allarmi possono arrivare dal sistema IT Alert, notifiche sui vostri smartphone o attraverso i media tradizionali. Le autorità utilizzano vari canali per diffondere informazioni critiche nel minor tempo possibile. È importante prestare attenzione a questi avvisi e seguirli immediatamente, o magari una sirena come ai tempi della guerra, raccontata dai vostri nonni. Questi suoni, sebbene possano sembrare anacronistici, sono ancora utilizzati per la loro efficacia nel catturare l'attenzione e segnalare un pericolo imminente. Un altro segnale potrebbe essere un improvviso blackout causato da un EMP, un impulso elettromagnetico che può mandare in tilt la vostra lavatrice, il televisore, persino l'auto elettrica. Questo tipo di attacco può paralizzare intere città, lasciandovi senza elettricità e comunicazioni. Come una sorta di blackout ma molto più serio. In questi momenti è cruciale avere una fonte di luce alternativa, come torce a batteria, e sapere dove si trovano i vostri kit di emergenza. Imparate a riconoscere questi segnali. La preparazione è la chiave per affrontare qualsiasi emergenza. Conoscere i segnali, sapere come reagire e avere un piano d'azione può fare la differenza. La conoscenza è potere e in questo caso può davvero salvarvi la vita. Informatevi, preparatevi e siate pronti ad agire. Solo così potrete affrontare l'imprevisto con sicurezza e determinazione. In caso di guerra nucleare, la vostra posizione è fondamentale.
La scelta del posto può influenzare la vostra esperienza, proprio come la vostra posizione durante un evento catastrofico può determinare la vostra sopravvivenza. Essere lontani da potenziali obiettivi militari può fare la differenza. Le aree urbane densamente popolate e i siti strategici sono i più vulnerabili. Pensate alle grandi città come Roma o Milano, che sono centri nevralgici per l'economia e la politica. Ai porti militari come La Spezia o Taranto, alle basi aeree, alle centrali nucleari. Questi luoghi sono spesso considerati obiettivi primari in caso di conflitto. Fortunatamente, oggi abbiamo strumenti che ci permettono di sapere queste cose. La tecnologia moderna ci offre mappe dettagliate e informazioni in tempo reale. Ci sono mappe online che mostrano i potenziali bersagli. Consultatele. Queste risorse possono aiutarvi a pianificare meglio e a prendere decisioni informate. Se vi rendete conto di essere in una zona a rischio, pensate a un piano B, come un'evacuazione preventiva o un rifugio sicuro. Come quando la domenica sera c'è traffico per tornare a Milano e prendete la provinciale. La conoscenza è potere. Sapere quali strade alternative prendere può salvarvi la vita. Più informazioni avete, meglio è. Informatevi, preparatevi e condividete queste informazioni con i vostri cari. La preparazione è la chiave per affrontare qualsiasi emergenza. Quando suona l'allarme, il tempo stringe, come quando state per perdere il treno. Il primo rifugio non deve essere per forza un bunker da film americano. Una cantina con le sue spesse mura può andare bene. Se siete in un condominio, andate nei piani bassi. Se siete in strada, cercate un parcheggio sotterraneo, un sottopassaggio, qualcosa di solido. Una volta al riparo, restate lì per almeno 48 ore, il tempo che la polvere radioattiva si depositi, come la neve d'inverno. Panico e confusione. In questi momenti sapere cosa fare è vitale. Prima regola: a terra. L'onda d'urto è pericolosa. Seconda regola: lontano da finestre e vetri che possono diventare schegge, come in un film di Tarantino, ma purtroppo reale. Terza regola: sigillate tutto. La polvere radioattiva è subdola, entra dappertutto. Chiudete porte e finestre, usate nastro adesivo, stracci, quello che avete, come quando riparate alla meglio un tubo che perde. Capire il rischio nucleare non significa vivere nella paura, ma essere previdenti, come quando controllate il meteo prima di uscire. Conoscere i rischi ci permette di proteggere chi amiamo, la nostra vita. Nel prossimo episodio vedremo come trasformare la vostra cantina in un rifugio più sicuro. Iscrivetevi al canale. Ricordate, il tempo per prepararsi è ora.